Ciao a tutti amici e ben ritrovati di nuovo sul canale. Siamo nel mese di aprile e ho deciso di rifare il prato. Sarà un ripristino del prato perché in alcuni posti è molto danneggiato. Quindi se vi trovate nelle stesse condizioni devi assolutamente guardare questo video. Se sei nuovo, questo canale è dedicato al fai da te e anche qualche piccola recensione, quindi iscriviti e accendi le notifiche. In questo modo ti avviso quando pubblico un video nuovo. Qui di fianco ti farò vedere alcune cose che sono indispensabili per realizzare tutto questo. Ragazzi, mi sono preparato 8 sacchi di terriccio, sono sacchi grossi da 70 litri e dovrei farcela. E abbiamo i nostri semi, il nostro concime starter, l'arieggiatore. E se vi manca l'arieggiatore potete utilizzare anche un rastrello arieggiatore scarificatore così. Comunque lascerò il link in descrizione di tutto quanto. Qui abbiamo il nostro rullo pesante, il carrello spargisemi. Abbiamo visto quello che ci serve, adesso dobbiamo mettere in pratica. Andiamoci! Ora partiamo con un taglio bassissimo, scegliete il più basso che si può. Allora ragazzi, andremo a fare l'arieggiatura. Perché lo facciamo? Lo facciamo per rimuovere il feltro e il muschio depositato sulla superficie. In questo modo diamo l'opportunità alle nuove radici di spuntare fuori. Dopo l'arieggiatura dovremo fare la scarificatura e in questo modo cambieremo il nostro rullo e metteremo uno fangatore e andremo a fangarlo 10 cm, quindi lo muoviamo un po'. Quelli che non hanno l'arieggiatore elettrico, come vi farò vedere, si può utilizzare questo rastrello. Quella parte qua si usa per l'arieggiatura e quella parte qua si usa, vedete che sono più rari, si usa per andare in profondità della terra. Allora ragazzi, quella roba qua lo raccogliamo con un rastrello oppure con la nostra taglierba. Guardate ragazzi, mi sto facendo anche aiutare. Ora che abbiamo pulito tutto, abbiamo raccolto tutto il muschio, andremo a cambiare il nostro rullo sul nostro arieggiatore e cominciamo a forare un attimo la terra. E andremo a selezionare la profondità massima, andremo a praticare dei fori nella nostra terra.
Adesso ragazzi stenderemo il terriccio. Quando lo stendete cercate di stenderlo in un modo molto uniforme e non create delle fosse, delle buche, perché se stagna l'acqua dopo si rovina il prato. Ora io farò delle passate incrociate, almeno una volta dobbiamo incrociarci con il passaggio del carrello. Ora butteremo il concime sempre nella stessa maniera. Mi raccomando ragazzi, concime starter. Abbiamo fatto tutto, ci manca un penultimo passaggio che sarebbe il rullo pesante. Se vi manca questo rullo pesante, la cosa più economica che si potrebbe fare, anche in casa, fai da te, sarebbero un paio di tavolette in legno, 2 buchi, un po' di fil di ferro e si comincia a camminare. Sarà un po' più difficile, però onde evitare di spendere i soldi per il rullo, poi dovete valutare voi. Abbiamo finito di passare il rullo, ora dovremo bagnarlo. Se vi chiedete perché utilizzo questa, adesso vi farò vedere. Perché alcuni di voi cominceranno a chiedermi, ma l'impianto di irrigazione è importante. Allora, l'impianto di irrigazione io ce l'ho,
solo che devo fare qualche aggiustamento, quindi per adesso dovrei utilizzare una canna così. Se non avete un impianto di irrigazione e dovete bagnare con la canna come faccio io, non bagnate con la pressione così, perché si sposteranno i semi. Bagnate così, a pioggia. Ho messo questa rete sopra per far sì che gli uccellini non vanno a mangiare i semi, e sono 2 giorni che piove in continuazione, speriamo che non crea qualche danno. Se nel video si vedono queste aree qua un po' più scure dove non c'è tanto verde, se mi avvicino con la videocamera si riescono a vedere che sono già spuntate, ma non si fa fatica a vederli. Tipo come qua, guardate. Ho aspettato quasi una quindicina di giorni, ha fatto un po' freddo questi giorni, quindi l'ho bagnato 2 volte, alla sera e alla mattina. Avete visto che qualcosina è spuntato fuori. Aspetteremo ancora altri 15 giorni se fa bel tempo. Allora, ci dovremmo ricordare di fare ancora 3 cose piccolissime: il taglio, la concimazione e il bagnare sempre 2 volte al giorno. Come vi dicevo, il taglio, quando il prato ha raggiunto un 10 cm, dovrebbe essere tagliato solamente 2 cm, solamente le punte dovremo tagliare, e in questo modo diamo il segnale al prato che deve crescere, deve infoltirsi. E dopo che abbiamo fatto 3-4 tagli dovremo fare una concimazione. La concimazione deve essere con un concime a lento rilascio, ricco di fosforo. E ci sono vari siti in cui potete andare anche a documentarvi. E niente, vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto il video, e in questo modo mi aiutate anche col canale. Iscriviti se non l'hai ancora fatto, e se hai qualche domanda da fare scrivimi nei commenti, e noi ci vediamo con un altro video tutorial. Ciao!